Nomos, finalmente parliamo del micro brand. Fermi, fermi, lasciatemi spiegare. In questa puntata parliamo di Nomos e Nomos non è un micro brand. Lo chiarisco perché le parole possono essere fraintese, come è successo in realtà. Al di là di quelle che sono le definizioni di micro brand che un po' tutti possiamo dare in varie versioni, attualmente Nomos è la maison produttrice di orologi più importante di tutta Glashütte. Su questo non ci piove. Tuttavia il termine micro brand è stato di sicuro impropriamente utilizzato fino a qualche anno fa anche per indicare Nomos. In realtà ci sono alcuni che ancora indicano Nomos come un micro brand, soprattutto con riferimento alla piccola distribuzione che fino a qualche anno fa Nomos aveva anche in Italia. I distributori erano 4 fino a pochi anni fa, oggi siamo a 45 soltanto per il mercato italiano. Insomma, prima che nascessero tutti i micro brand che conosciamo e che sono nati negli ultimi 2, 3, 4 anni, anche Nomos veniva indicata come micro brand, tra virgolette, e ripeto, sicuramente in maniera impropria, anche perché era diversa la definizione che un po' tutti noi davamo alla parola micro brand. Le cose, come abbiamo detto, sono cambiate ed è sotto gli occhi di tutti, soprattutto perché Nomos ha puntato tantissimo sul mercato italiano con grande successo ed è una maison che nasce a Glashütte dopo la caduta del muro di Berlino negli anni 90 e di sicuro ci sarà occasione per approfondire la bellissima storia di Nomos in qualche altro video. Oggi, come ogni domenica nel nostro format Beato tra gli orologi, invece ci concentriamo sul catalogo delle aziende e in questo caso naturalmente Nomos per valutare un po' insieme quella che è l'offerta della Maison e poi magari in boutique andare a vedere anche che cosa c'è effettivamente di disponibile e magari anche se ci sono delle scontistiche. Quindi senza perdere altro tempo, il nostro Mac è pronto, andiamo a vedere Nomos. Salta subito agli occhi la nuova collezione di Nomos Tetra, la stravaganza in forma quadrata, che riprende moltissimo quelli che sono stati i cioccolatini così denominati degli anni 60 e 70, quegli orologi di forma, e quando si dice orologi di forma si intende orologi che non hanno una forma tonda, stranamente, eppure è così, in questo caso con delle forme perfettamente quadrate e appunto anche stravaganti con questi colori a contrasto molto particolari, molto estrosi. Questo grigio scuro con il suo subcontatore dorato e poi questa simpaticissima sfera azzurra è quello che credo mi piace di più in generale, anche se devo dire che Nomos a parte, gli orologi di forma perfettamente quadrata non sono mai stati tra i miei preferiti. Preferisco tra gli orologi di forma soprattutto i rettangolari, i classici dell'orologeria come il Tank e come il reverso di Jaeger-LeCoultre. Ancora giù una delle più belle creazioni di Nomos, secondo me, il Club Campus, che è uscito da poco anche in nuovi colori e che secondo me è veramente perfetto, soprattutto per il mercato italiano. Quindi perde un po' quelle forme, quegli stili austeri tipici dello stile Bauhaus, dello spirito tedesco, in favore invece di forme un po' più morbide, un po' più colorate, stravaganti, come appunto questo Club Campus, che mi piace tanto anche nella nuova colorazione salmone, per così dire, una specie di arancione, insomma una delle tonalità del salmone con la sfera a contrasto e poi il tipico quadrante California, numeri arabi nella parte alta, numeri romani nella parte bassa. Orologi che mi piacciono veramente tantissimo. Il club lo sto guardando da tempo, ho visto i vari colori, l'ho visto al polso di un amico in colorazione verde con bracciale in acciaio, fantastico, bellissimo, sottilissimo. Sono orologi che davvero mi piacciono tantissimo, davvero bello, orologi giovanili, questi sono i nuovi colori, tra l'altro anche dei prezzi veramente accessibili per quella che è la manifattura Nomos, come ormai tutti sanno, e che appunto offre degli orologi bellissimi di grande qualità tecnica a prezzi assolutamente democratici. Considerate che un orologio del genere, 1400 euro, tra l'altro immagino anche acquistabile con un po' di sconto, è un orologio che è molto difficile da trovare a questi prezzi e con questa qualità, soprattutto appunto quando parliamo di calibro di manifattura. Andiamo a vedere un attimo
se troviamo anche il calibro, diametro 38,5 mm, 8,5 mm di spessore e resistente 100 metri. È veramente fantastico. Club Campus alimentato da movimento a carica manuale alfa, curato, affidabile e tra l'altro sono bellissimi. E comunque questo qui, i movimenti intendo, sono bellissimi e comunque questo qui è veramente bello. Circonferenza di polso 18,5 mm. Tra l'altro spiega anche... Ah, ecco, ci sono vari esempi. Circonferenza polso 16 cm, un po' come il mio. Il mio è 16,5 cm il polso. Lunghezza del cinturino S e questo è come si presenta l'orologio al polso. E anche questa piccola attenzione al dettaglio mi piace veramente tanto, veramente tanto. Carica manuale, lancette placcate rodio, cinturino pelle scamosciata, ma questo, ecco qui, il bellissimo calibro alfa carica manuale di Nomos, assolutamente di manifattura, è realizzato e assemblato, regolato nella manifattura Nomos Glassut, che secondo me offre veramente una bellezza, una armonia, romanticità a tutto questo che non ha eguali. Lo dico onestamente, sono veramente una realtà, e adesso vediamo gli altri, una realtà Nomos che finalmente e per fortuna stiamo imparando ad apprezzare. Io in particolare, perché mi sono da poco avvicinato al marchio Nomos. Questo costa un po' di più, 1710 euro, perché ha il bracciale in metallo. Questi sono sempre bracciali scamosciato, no, bracciale in metallo, vediamo un attimo, che poi appunto questi 1710 euro, non so se ci sono altre foto, però ecco un bracciale molto particolare dedicato a questo orologio. Poi c'è anche un altro bracciale in acciaio, anche questo molto particolare, molto bello, costa un po' di meno. Anche in questo caso un'ottima alternativa al cinturino in pelle scamosciata, tra l'altro considerando che l'orologio appunto è un 100 metri come stavamo vedendo. Però ci sono anche i club con bracciale Oyster, con maglia centrale lucida, che ho visto tra l'altro a polso, come dicevo, dell'amico Claudio, in colorazione verde, che mi è piaciuto tantissimo. Vediamo un attimo se riesco a capire dove sta questo club. Eccolo qua, bellissimo, 2680 euro. Questo dovrebbe essere in versione automatica, anche lui nonostante questo in ogni caso sottilissimo, e questo in particolare, il colore petrolio, è quello che appunto aveva al polso il mio amico. Bellissimo, vi giuro che al polso è magnifico. Numeri arabi, quindi quadrante classico e non California. Vediamo un po', cassa da 37 mm, misura perfetta, misura aurea, movimento di soli 3,2 mm, modello di manifattura Glassut, Nomos Glassut, per questo Club Sport Pneumatic, 200 metri di impermeabilità. Questo è veramente fantastico, 37 mm è il suo, è sottile, bellissimo, veramente bellissimo. E movimento 3001 automatico in uno spessore di 3,2 mm di manifattura, e tutto questo e tutta questa bellezza al costo di 2680 euro, ripeto, credo da scontare. Anche con altre possibilità, il bracciale sport, peraltro anche lui molto bello, lo stavamo vendendo prima. Veramente una grande maison che ha bisogno di sfondare ancora di più, veramente veramente eccezionale. Nomos ha un catalogo molto molto vasto e anche molto molto ricco. Allora, in particolare il Tetra lo abbiamo già visto, il Club, il Pneumatic anche, questo qui mi piace tantissimo, l'Aoi. Mi piace veramente tanto, guardate quanto è bello con questo quadrante blu.
Questo orologio, come per esempio il Tangente, come altri orologi Nomos, è molto più Bauhaus, è molto più Nomos, è molto più tedesco, molto più austero se così vogliamo, però in particolare Nomos è sempre molto brava nell'abbinare anche le colorazioni, anche per esempio questo particolare cinturino con un orologio di questo tipo e questa simpaticissima sfera rossa va un po' a sdrammatizzare secondo me il tutto e rende veramente l'orologio perfetto per qualsiasi occasione. È un orologio elegante che però è anche molto sportivo, è molto divertente, veramente veramente bello. Anche in questo caso parliamo sempre di cifre molto basse, 3.000 euro per questo Aoi con cinturino in tessuto, ecco il calibro automatico al suo interno, 200 metri di impermeabilità, bello, veramente bello. Ripeto, di Nomos devo parlare sempre di più, perché ne vale la pena, perché la qualità che offre Nomos è altissima a fronte di un prezzo di listino ancora oggi, soprattutto quando l'orologeria, i prezzi di listino sono impazziti, continua ad essere un prezzo di listino basso. Vale veramente la pena approfondire. Poi come sempre, come abbiamo sempre detto, gli orologi piacciono o non piacciono, possono essere acquistati o meno, ma quantomeno da appassionati di orologi, secondo me, certe cose bisogna saperle, bisogna approfondirle e ne vale sempre la pena, anche perché poi è la nostra passione, se non facciamo questo non vedo cosa potremmo fare. Dimensione 40,3 mm, spessore 10,6 mm, quindi un orologio un po' più importante e sicuramente più di presenza, ecco, rispetto per esempio al Club Pneumatic da 37 mm che abbiamo visto prima. In questo caso calibro Duve 5001, altezza del movimento 4,3 mm, anche in questo caso calibro di manifattura per un orologio veramente magnifico al prezzo giusto. E poi ancora Nomos, come dicevamo, ha ancora tanto da offrire, quindi andiamo in orologi, vediamo ancora un po' il Tangente. Il Tangente, guardiamolo un attimo, perché il Tangente è quello che ha lanciato Nomos nel mondo degli appassionati, lo ha fatta conoscere ancora meglio, un orologio anche lui dal prezzo piccolo, per quanto sia un orologio bellissimo di manifattura. Ancora una volta, manifattura tra l'altro che non è sempre stata questa, perché i primi anni Nomos in realtà lavorava su base ETA come tanti altri micro brand dell'epoca, perché Nomos lo è stata quando il suo fondatore insieme a due amici in un appartamento iniziò a realizzare i suoi orologi, ma questa è tutta un'altra storia di cui sicuramente parleremo più in là. Il Tangente, dicevo, un bellissimo orologio, secondo me il cavallo di battaglia di Nomos, al di là di tutto, al di là dei gusti, il Tangente è Nomos, secondo me, ed è bello vederlo a catalogo perché ricorda la firma, ricorda lo stile di Nomos, anche in questo caso calibro di manifattura alfa, carica manuale come il Club che abbiamo visto prima, orologio perfetto per chi ama lo stile minimal, lo stile Bauhaus, lo stile tedesco, è un orologio eccezionale. Non è esattamente il mio orologio preferito, ma semplicemente perché non sono più un amante di questo stile così minimal, però devo anche dire che è un orologio che rimane bellissimo nella sua semplicità. Non a caso, appunto, è il più conosciuto ad oggi di tutta la Maison. Un orologio elegante, piccolo, 35 mm, spessore soli 6,2 mm, solo 6,2 mm a fronte di un calibro alto 2,6, calibro di manifattura Nomos. Tra l'altro calibri bellissimi, calibri rifiniti, decorati, belli da vedere, insomma. Davvero ce ne sono tante da dire e da riconoscere a Nomos, che in questi anni ha fatto veramente tanto. Un altro anche che mi piace molto è l'Orion. Anche in questo caso lascia un po' quello stile tipicamente Bauhaus, anche magari dovuto a quei numeri così particolari, quei numeri arabi del Tangente, per avere invece un orologio molto più semplice ma anche molto più elegante e che sicuramente sposa più facilmente i gusti di tante persone che cercano un orologio elegante. In questo caso parliamo di un orologio a carica manuale, come avete visto sono molti
gli orologi a carica manuale di Nomos, soprattutto per una questione sia di tradizione ma anche di estetica. In questo caso 33 mm per un orologio appunto perfettamente elegante, che poi è tutto quadrante, quindi sul polso risulta sempre più grande di un effettivo 33 mm. Questi sono orologi che su un polso normale, come per esempio in questo caso, sono orologi che sembrano essere da 34 ma anche 36 mm, non sono soltanto orologi da donna, assolutamente. In questo caso diametro dicevamo 33 mm, spessore 7,6 mm, movimento al suo interno l'Alpha 2 che abbiamo visto prima con uno spessore di 2,6 mm e che naturalmente consente all'orologio di essere una sottiletta, una bellissima sottiletta. Ci sono varie versioni, ci sono anche più grandi per chi volesse l'orologio più di presenza sul polso, magari un uomo, però secondo me questo è un orologio che dà il suo meglio nella versione da 33 e non in quella da 38, a meno che non avere un polso da 19-20 cm e lì allora ci vuole un orologio che non sembri troppo piccolo e forse un po' ridicolo sul polso, quindi è chiaro che il 38 nasce anche per altre esigenze. Vediamo anche che cosa altro offre Nomos, delle tante cose belle, il Metro, il Ludwig, anche questo molto conosciuto, molto apprezzato, il Minimatic, l'Autobahn, anche una delle novità dell'ultimo periodo, il Lux che non conosco, questo è un orologio di forma simpatico, molto particolare, anche in questo caso offre una forma molto audace ma soprattutto un disegno del quadrante molto audace. 13.800 euro, naturalmente cassa in oro, 18 carati, oro rosa, l'incarnazione della bellezza, ma poi volevo soffermarmi su questo calibro magnifico, regolazione a collo di cigno, eh, bilanciere con le masse inerziali, DUV 2002, movimento magnifico e da Nomos non mi sarei aspettato onestamente nulla di meno. È un orologio di cui forse non ha mai parlato nessuno, almeno su YouTube Italia, e invece mi sorprende per la sua bellezza, per la bellezza assoluta di questo movimento. Veramente magnifico, ma anche per questo quadrante che richiama forse un po' gli anni 70, un po' Tokyo, un po' quelle sveglie, non so se ve li ricordate, veramente molto particolare, dimensioni 34x38, spessore 9 mm, adanza 46 mm, quindi anche molto contenuto in lag to lag, calibro 2002, manuale da 3,6 mm di forma. La bellezza di questo calibro non è soltanto la sua decorazione, che pure è bellissima, la regolazione a collo di cigno. La bellezza di questo calibro è che negli orologi di forma non sempre è facile trovare dei calibri di forma che sono disegnati per quell'orologio. Molto spesso si trovano dei calibri tondi all'interno di casse quadrate. Ecco, Nomos naturalmente non è di quell'avviso e ha disegnato questo magnifico calibro, peraltro molto bello e anche molto preciso nelle sue forme, specificamente per questo orologio, il che la porta come sempre ad un livello superiore. E anche in questo caso onestamente Nomos mi sorprende. E ancora poi volevo chiudere con lo Zurich, l'ore del mondo, da poco presentato da parte di Nomos, anche molto bello, prezzo assolutamente concorrenziale per quello che è una complicazione molto amata, molto esclusiva nel mondo dell'orologeria, cioè appunto le ore del mondo, in questo caso ancora una volta di manifattura Nomos naturalmente, il che la porta come sempre ad un livello superiore, soprattutto a un prezzo molto piccolo, 4.820 euro per un bellissimo orologio complicato, appunto come può essere questo con 24 fusi orari, come scrive Nomos, un diametro da 40 mm, molto bello anche al polso, veramente molto bello. Anche in questo caso perde un po' quello stile precisamente tedesco del tangente a favore di un'ore del mondo in stile Nomos, che mi piace molto e che convince molto. 39 mm e 9, spessore 11 mm, quindi un'ore del mondo di manifattura sottilissimo, anche in questo caso, come Nomos ci ha abituati, altezza del movimento 5,7 mm,
tra l'altro un calibro automatico, il 5201. Il che naturalmente stabilisce ancora una volta un altro record da parte di questa Maison di Glassut che mi meraviglia ogni volta che la osservo, ogni volta che vedo i suoi orologi. E come dicevo, un club, in particolare il Neomatic che abbiamo visto prima, è l'orologio che molto probabilmente comprerò come prossimo acquisto in collezione. Insomma, una collezione, quella di Nomos Glassut, che veramente non lascia nulla al caso e lo fa con immensa qualità e con delle linee che possono piacere o meno, ma credo anche che sposino un po' tutti i gusti, anche grazie alla differenziazione nelle varie linee che ci sono state nelle varie collezioni, come per esempio il Club Pneumatic che abbiamo visto, e che si sposta un po' da quello stile tipicamente Nomos, tipicamente Bauhaus, a favore anche di chi vuole un ottimo oggetto di grande pregio tecnico a un prezzo basso e che magari ha dei gusti un po' differenti, forse possiamo dire un po' più italiani. Alcuni anni fa mi sarei innamorato perdutamente del tangente, avevo esattamente quei gusti e ho avuto diversi orologi minimal, come per esempio il Mondain delle ferrovie svizzere. Non è più esattamente il mio stile, ma ciò non toglie che Nomos realizza magnifici orologi e soprattutto realizza anche orologi che mi piacciono tantissimo, come quelli sbarazzini e colorati, appunto denominati Club. Spero di poterne provare presto alcuni e magari di farveli vedere anche dal vivo qui nella nostra stanza degli orologi, e vi chiedo di scrivermi nei commenti che cosa ne pensate di Nomos. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata, vi do appuntamento ad un prossimo video qui su Top. Ciao!